Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Anadir, Istituto Chimico Internazionale Dottor Giuseppe Rende SRL. Ultimo aggiornamento. 17 settembre 2021. Cos'è Anadir? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Anadir durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci equivalenti. Farmaci esteri. Cos'è Anadir? Anadir è un farmaco a base del principio attivo omeprazolo, appartenente alla categoria degli antiulcera e nello specifico inibitori della pompa acida. È commercializzato in Italia dall'azienda Istituto Chimico Internazionale Dottor Giuseppe Rende SRL. Anadir può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni. Anadir 20 mg 14 capsule rigide gastroresistenti. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Istituto Chimico Internazionale Dottor Giuseppe Rende SRL. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe A. Principio attivo: omeprazolo. Gruppo terapeutico: antiulcera. Forma farmaceutica: capsula gastroresistente. Indicazioni: Anadir capsule è indicato per adulti. Trattamento delle ulcere duodenali. Prevenzione delle recidive di ulcere duodenali. Trattamento delle ulcere gastriche. Prevenzione delle recidive di ulcere gastriche. Eradicazione di Helicobacter pylori, H. pylori, nell'ulcera peptica, in associazione a terapia antibiotica appropriata. Trattamento delle ulcere gastriche e duodenali associate all'assunzione di FANS. Prevenzione delle ulcere gastriche e duodenali associate all'assunzione di FANS in pazienti a rischio. Trattamento dell'esofagite da reflusso. Gestione a lungo termine dei pazienti con esofagite da reflusso cicatrizzata. Trattamento della malattia sintomatica da reflusso gastroesofageo. Trattamento della sindrome di Zollinger-Ellison. Uso pediatrico. Bambini di età superiore a 1 anno e con peso corporeo 10 kg. Trattamento dell'esofagite da reflusso. Trattamento sintomatico della pirosi e del rigurgito acido nella malattia da reflusso gastro-esofageo. Bambini e adolescenti di età superiore ai 4 anni. Trattamento dell'ulcera duodenale causata da H. pylori, in associazione a terapia antibiotica. Posologia negli adulti. Trattamento dell'ulcera duodenale. La dose raccomandata nei pazienti con ulcera duodenale attiva è Anadir 20 mg una volta al giorno. Nella maggior parte dei pazienti la cicatrizzazione dell'ulcera si ottiene entro 2 settimane dall'inizio del trattamento. Nel caso di ulcere non completamente cicatrizzate durante il primo ciclo di trattamento, la cicatrizzazione si ottiene generalmente durante il trattamento prolungato per altre 2 settimane. Nei pazienti con ulcera duodenale scarsamente responsiva, si raccomanda la somministrazione di 40 mg di Anadir una volta al giorno, che consente generalmente di ottenere la cicatrizzazione in 4 settimane. Prevenzione delle recidive di ulcera duodenale. Per la prevenzione delle recidive di ulcera duodenale in pazienti negativi per H. pylori o quando l'eradicazione di H. pylori non è possibile, la dose raccomandata è Anadir 20 mg una volta al giorno. In alcuni pazienti può essere sufficiente una dose di 10 mg. In caso di insuccesso terapeutico, la dose può essere aumentata a 40 mg. Trattamento dell'ulcera gastrica. La dose raccomandata è Anadir 20 mg una volta al giorno. Nella maggior parte dei pazienti la cicatrizzazione si ottiene entro 4 settimane dall'inizio del trattamento. Nel caso di ulcere non completamente cicatrizzate dopo il primo ciclo di trattamento, la cicatrizzazione si ottiene generalmente durante il trattamento prolungato per altre 4 settimane. Nei pazienti con ulcera gastrica scarsamente responsiva, si raccomanda la somministrazione di 40 mg di Anadir una volta al giorno, che consente generalmente di ottenere la cicatrizzazione in 8 settimane. Prevenzione delle recidive nei pazienti con ulcera gastrica. Per la prevenzione delle recidive nei pazienti con ulcera gastrica scarsamente responsiva, la dose raccomandata è Anadir 20 mg una volta al giorno. Se necessario, si può aumentare la dose ricorrendo a 40 mg di Anadir una volta al giorno.
Eradicazione di H. pylori nell'ulcera peptica. Per l'eradicazione dell'H. pylori, la selezione degli antibiotici deve essere basata sulla tolleranza individuale al farmaco del paziente e la terapia deve essere intrapresa in funzione dei pattern di resistenza locali, regionali, nazionali e delle linee guida per il trattamento. Anadir 20 mg più claritromicina 500 mg più amoxicillina 1000 mg, ognuno 2 volte al giorno per una settimana, o Anadir 20 mg più claritromicina 250 mg, in alternativa 500 mg, più metronidazolo 400 mg, o 500 mg, o tinidazolo 500 mg, ognuno 2 volte al giorno per una settimana o 40 mg di Anadir una volta al giorno con amoxicillina 500 mg e metronidazolo 400 mg, o 500 mg, o tinidazolo 500 mg, entrambi 3 volte al giorno per una settimana. Per ciascuno dei regimi terapeutici, se il paziente dovesse risultare ancora positivo per H. pylori la terapia può essere ripetuta. Trattamento delle ulcere gastriche e duodenali associate all'assunzione di FANS. Per il trattamento delle ulcere gastriche e duodenali associate all'assunzione di FANS, la dose raccomandata è Anadir 20 mg una volta al giorno. Nella maggior parte dei pazienti la cicatrizzazione si ottiene entro 4 settimane dall'inizio del trattamento. Nei pazienti non completamente guariti dopo il primo ciclo di trattamento, la cicatrizzazione si ottiene generalmente prolungando il trattamento per altre 4 settimane. Prevenzione delle ulcere gastriche e duodenali associate all'assunzione di FANS in pazienti a rischio. Per la prevenzione delle ulcere gastriche o duodenali associate all'assunzione di FANS in pazienti a rischio, età 60, anamnesi di ulcere gastriche e duodenali, anamnesi di sanguinamento gastrointestinale del tratto superiore, la dose raccomandata è Anadir 20 mg una volta al giorno. Trattamento dell'esofagite da reflusso. La dose raccomandata è Anadir 20 mg una volta al giorno. Nella maggior parte dei pazienti la cicatrizzazione si raggiunge entro 4 settimane dall'inizio del trattamento. Nel caso di ulcere non completamente cicatrizzate dopo il primo ciclo di trattamento, la cicatrizzazione si ottiene generalmente prolungando il trattamento per altre 4 settimane. Nei pazienti con esofagite grave, si raccomanda la somministrazione di 40 mg di Anadir una volta al giorno, per ottenere la cicatrizzazione generalmente in 8 settimane. Gestione a lungo termine dei pazienti con esofagite da reflusso cicatrizzata. Per la gestione a lungo termine dei pazienti con esofagite da reflusso cicatrizzata, la dose raccomandata è 10 mg una volta al giorno. Se necessario, si può aumentare la dose ricorrendo a 20-40 mg di Anadir una volta al giorno. Trattamento della malattia da reflusso gastroesofageo sintomatica. La dose raccomandata è Anadir 20 mg al giorno. I pazienti possono rispondere adeguatamente alla dose di 10 mg al giorno, pertanto deve essere preso in considerazione un adattamento individuale della dose. Se non viene raggiunto il controllo sintomatico dopo 4 settimane di trattamento con Anadir 20 mg al giorno, si consiglia di procedere ad ulteriori indagini. Trattamento della sindrome di Zollinger-Ellison. Nei pazienti con sindrome di Zollinger-Ellison il dosaggio deve essere adattato individualmente e il trattamento proseguito fino a quando clinicamente indicato. La dose iniziale raccomandata è Anadir 60 mg al giorno. Tutti i pazienti con malattia grave, che avevano risposto scarsamente alle altre terapie, hanno mantenuto un controllo efficace e in più del 90% dei pazienti il controllo è stato mantenuto con dosi di Anadir tra 20 mg e 120 mg/die. Dosaggi giornalieri superiori a 80 mg devono essere suddivisi in 2 somministrazioni giornaliere. Posologia nei bambini. Bambini di età superiore a 1 anno e con peso corporeo 10 kg. Trattamento dell'esofagite da reflusso. Trattamento sintomatico della pirosi e del rigurgito acido nella malattia da reflusso gastroesofageo. Le dosi raccomandate sono le seguenti. Età, peso, posologia e 1 anno di età 10-20 kg, 10 mg una volta al giorno. La dose può essere aumentata a 20 mg una volta al giorno, se necessario, e 2 anni di età 20 kg, 20 mg una volta al giorno. La dose può essere aumentata a 40 mg una volta al giorno, se necessario. Esofagite da reflusso. Il periodo di trattamento è di 4-8 settimane. Trattamento sintomatico della pirosi e del rigurgito acido nella malattia da reflusso gastroesofageo. Il trattamento ha una durata di 2-4 settimane.
Se non viene raggiunto il controllo sintomatico dopo 2-4 settimane, il paziente deve essere sottoposto ad ulteriori accertamenti. Bambini ed adolescenti di età superiore ai 4 anni. Trattamento dell'ulcera duodenale causata da H. pylori. Nella scelta della terapia di associazione appropriata devono essere prese in considerazione le linee guida locali, regionali e nazionali ufficiali riguardanti la resistenza batterica, la durata del trattamento, più comunemente 7 giorni, ma talvolta fino a 14 giorni, e l'uso appropriato degli antibiotici. Il trattamento deve essere effettuato sotto il controllo di uno specialista. La posologia raccomandata è la seguente. Peso. Posologia 15-30 kg. Associazione con 2 antibiotici. Omeprazolo 10 mg, amoxicillina 25 mg/kg peso corporeo e claritromicina 7,5 mg/kg peso corporeo, si somministrano tutti contemporaneamente 2 volte al giorno per una settimana. 31-40 kg. Associazione con 2 antibiotici. Anadir 20 mg, amoxicillina 750 mg e claritromicina 7,5 mg/kg peso corporeo, si somministrano tutti 2 volte al giorno per una settimana. 40 kg. Associazione con 2 antibiotici. Anadir 20 mg, amoxicillina 1g e claritromicina 500 mg, si somministrano tutti 2 volte al giorno per una settimana. Popolazioni speciali. Compromissione della funzionalità renale. Nei pazienti con compromissione della funzionalità renale non è necessario un aggiustamento del dosaggio, vedere paragrafo 5.2. Compromissione della funzionalità epatica. Nei pazienti con compromissione della funzionalità epatica, una dose giornaliera di 10-20 mg può essere sufficiente, vedere paragrafo 5.2. Anziani, 65 anni. Nei pazienti anziani non è necessario modificare il dosaggio, vedere paragrafo 5.2. Metodo di somministrazione. Si raccomanda di prendere le capsule di Anadir al mattino, preferibilmente a digiuno, ingerite intere con mezzo bicchiere d'acqua. Le capsule non devono essere masticate o frantumate. Per i pazienti con difficoltà a deglutire e per i bambini che possono bere o deglutire cibi semisolidi, i pazienti possono aprire la capsula e deglutire il contenuto con mezzo bicchiere di acqua, oppure mescolato con liquidi leggermente acidi come ad esempio succhi di frutta o purea di mele o acqua non gasata. I pazienti devono essere informati che in questi casi la dispersione deve essere ingerita immediatamente o entro 30 minuti e che deve essere sempre mescolata appena prima di berla. Risciacquare il fondo con mezzo bicchiere di acqua e berne il contenuto. In alternativa i pazienti possono sciogliere la capsula in bocca e deglutire i granuli contenuti con mezzo bicchiere d'acqua. I granuli gastroresistenti non devono essere masticati. Controindicazioni: ipersensibilità ad omeprazolo, ai sostituti benzimidazolici o ad una qualsiasi degli eccipienti. Omeprazolo come altri inibitori di pompa protonica, IPP, non deve essere somministrato in concomitanza nell'Finavir, vedere paragrafo 4.5. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. In presenza di alcuni sintomi d'allarme, esempio significativa perdita di peso non intenzionale, vomito ricorrente, disfagia, ematemesi o melena, e quando si sospetta o è confermata la presenza di un'ulcera, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Influenza di omeprazolo sulla farmacocinetica di altri principi attivi. Principi attivi con assorbimento dipendente dal pH. L'assorbimento di principi attivi dipendente dal pH gastrico può essere aumentato o ridotto dalla, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere Anadir insieme ad altri farmaci come Afslamet, Alkeran, compressa rivestita, Alkeran, polvere, Amashi, Atazanavir Accord, Atazanavir Dr. Redis, Atazanavir Krka, Atazanavir Milan, Atazanavir Sandoz, Averelix, Calquence, Cefodox, compressa rivestita, Cefodox, granulato, Cefpodox Sima Milan, compressa
compressa rivestita, cefpodoxima Milan, polvere, cefpodoxima Sandoz, compressa rivestita, cefpodoxima Sandoz, polvere, Cipralex, compressa rivestita, compresse rivestite, Cipralex, gocce, Citalopram ABC, compressa rivestita, Citalopram ABC, gocce, Citalopram Almus, Citalopram Almus Pharma, Citalopram Aurobindo, compressa divisibile, Citalopram Aurobindo, gocce, Citalopram Doc, Citalopram Doc generici, Citalopram EG, Citalopram Egstada, Citalopram Exal AG, Citalopram Exal, Citalopram Molteni, Citalopram Milan Generics, compressa rivestita, Citalopram Milan Generics, gocce, Citalopram Pensa, Citalopram Pensa Pharma, Citalopram Ratiofarm, Citalopram Ratiofarm Italia, Citalopram Sandoz BV, Citalopram San, Citalopram San Pharma, Citalopram Technigen, compressa rivestita, Citalopram Technigen, gocce, Citalopram Zentiva, Citalopram Zentiva Italia, Citesint, compressa rivestita, Citesint, gocce, Clopidogrel Almus Pharma, Clopidogrel acido acetil salicilico Milan, Clopidogrel Laboratori Eurogenerici, Clopidogrel Technigen, Clopidogrel Teva, Clopidogrel Zentiva, Dasatinib EG, Dasatinib CRK, Dasatinib Milan, Dasatinib Sandoz, Dasatinib Zentiva, Dinol, Duopladin, Edurant, Eloipram, compressa rivestita, Eloipram, gocce, Eloipram, soluzione, uso interno, Entact, compressa rivestita, Entact, gocce, Erlotinib Milan, Erlotinib Sandoz, Escitalopram Accord, Escitalopram Alter, Escitalopram Aurobindo, Escitalopram Doc, Escitalopram Doc generici, compressa or dispersibile, Escitalopram Doc generici, compressa rivestita, Escitalopram EG, Escitalopram Eurogenerici, Escitalopram CRK, Escitalopram Laboratori Alter, Escitalopram Laboratori Eurogenerici, Escitalopram Milan, compresse rivestite, Escitalopram Milan, gocce, Escitalopram Pensa, Escitalopram Pensa Pharma, Escitalopram Sandoz, Escitalopram San, Escitalopram Technigen, compressa rivestita, Escitalopram Teva, Escitalopram Teva Generics, Escitalopram Zentiva, Escitalopram Zentiva Italia, Eviplera, Evotax, Frimahind, Gefitinib Accord, Gefitinib EG, Gefitinib Medac, Gefitinib Milan, Gefitinib Teva, Gefitinib Zentiva, Giachela, compressa rivestita, Giachela, gocce, Gomesa, Ibrance, Indutrex, Iressa, Iuluca, Caidor, Melfalan San, Melfalan Teva, Melfalan Tillomed, Metotrexate, compressa, soluzione, uso interno, Metotrexate, soluzione, uso interno, Metoter, Metotrexato Teva, Metotrexato Accord, fiale flaconcini fialoidi, Metotrexato Accord, soluzione, uso interno, Metotrexato Doc generici, Odef6, Orelox, compressa rivestita, Orelox, granulato, Otreon, compressa rivestita, Otreon, granulato, Percitale, Plavix, Pramefex, compressa rivestita, Pramefex, soluzione, Return, Reumflex, Reatax, capsula, Recap, compresse rivestite, Recap, gocce, Seropram, compressa rivestita, Seropram, gocce, Sintopram, Sosecit, Spricel, compressa rivestita, Tarceva, Trexoter, Velos, Zilt, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere Anadir durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Anadir durante la gravidanza e l'allattamento? I risultati di 3 studi epidemiologici prospettici, più di 1000 esiti di pazienti esposti, indicano assenza di effetti indesiderati di omeprazolo sulla gravidanza o sulla salute del feto/neonato. Omeprazolo può, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. È improbabile che Anadir possa influenzare la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari. Possono verificarsi reazioni avverse al farmaco come capogiri e disturbi visivi, vedere paragrafo 4.8. Se ne soffrono, i pazienti non devono guidare veicoli o utilizzare macchinari. Effetti indesiderati. Gli effetti indesiderati più comuni, 1-10% dei pazienti, sono cefalea, dolore addominale, stipsi, diarrea, flatulenza, nausea/vomito. Le seguenti reazioni avverse, identificate o sospette, sono state evidenziate durante le sperimentazioni cliniche, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa.
Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Sono disponibili informazioni limitate relative al sovradosaggio con omeprazolo nell'uomo. In letteratura vengono riportate dosi sino a 560 mg e sono stati occasionalmente segnalati casi di dosi orali singole sino a 2400 mg di omeprazolo, 120 volte la dose clinica abitualmente raccomandata. Sono stati segnalati nausea, vomito, capogiri, dolori addominali, diarrea e cefalea. In casi singoli sono stati osservati anche apatia, depressione e confusione. I sintomi descritti sono stati transitori e non è stata riportata alcuna grave conseguenza. Con l'aumentare delle dosi la velocità di eliminazione non è cambiata, cinetica di primo ordine. Il trattamento, se necessario, è sintomatico. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Inibitori di pompa protonica, codice ATC. A02DC01. Meccanismo di azione. Omeprazolo, miscela racemica di due enantiomeri attivi, riduce la secrezione acida gastrica mediante un meccanismo di azione altamente. Proprietà farmacocinetiche. Assorbimento. Omeprazolo e omeprazolo magnesio sono sensibili all'ambiente acido, e vengono pertanto somministrati oralmente in forma di granuli gastroresistenti contenuti in capsule o compresse. L'assorbimento di omeprazolo è rapido, con dati preclinici di sicurezza. Nel corso di sperimentazioni effettuate su ratti trattati per tutta la vita con omeprazolo, sono stati rilevati iperplasie delle cellule gastriche e CL carcinoidi. Tali modifiche sono il risultato di elenco degli eccipienti. Anadir 20 mg capsule rigide gastroresistenti. Ogni capsula contiene i seguenti eccipienti: nucleo, cellulosa microcristallina, idrossipropilcellulosa basso sostituita, mannitolo, crosscarmellosa sodica, polisorbato 80, povidone K, 30, arginina, sodio lauril solfato, glicina, magnesio carbonato. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di anadir a base di omeprazolo sono Antra, Cletus, Comezol, Cruxagon, Limnos, Losec, Mepral, Nansen, Omeprazen, Omeprazolo ABC, Omeprazolo Almus, Omeprazolo Almus Pharma, Omeprazolo Alter, Omeprazolo Aristo, Omeprazolo Aurobindo Pharma Italia, Omeprazolo Doc, Omeprazolo Eurogenerici, Omeprazolo FG, Omeprazolo GIT, Omeprazolo Exhala barra S, Omeprazolo Milan Pharma, Omeprazolo Picare, Omeprazolo Pensa, Omeprazolo Farmacare, Omeprazolo Sandoz GmbH, Omeprazolo San, Omeprazolo Technigen, Omeprazolo Teva Italia, Omeprazolo Zentiva Italia, Omolin, Protec, Ulcezol. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.